Salve amici e amiche e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Diego e oggi parliamo di tende 4 stagioni. Siamo a metà ottobre, il clima è cambiato, le prime nevicate sono apparse sull'arco alpino ma anche sull'Appennino e l'autunno sta per mostrarsi in tutto il suo meraviglioso splendore. Siamo entrati quindi nella quarta stagione e quarta stagione significa anche tende. Le più comuni sono le 3 stagioni, mentre quelle definite 4 stagioni possono andare bene tutto l'anno, ma essendo definite tali presentano delle particolari caratteristiche. In questo video intendo raccogliere 8 tende, appunto 4 season, che appartengono ad una fascia di prezzo medio-bassa e che fanno riferimento a marchi piuttosto noti, mentre seguirà un secondo video dove raccoglierò tutte, è decisamente impossibile, altre tende sempre 4 stagioni ma con un prezzo più alto. Prima di iniziare faccio presente, come d'altronde ho fatto già in altri video, che una tenda 4 stagioni non è per forza una tenda invernale e che una tenda invernale si divide a sua volta in tenda d'alpinismo e da spedizione o campo base. Quindi facciamo attenzione a dove usiamo le nostre tende. Quelle che vedremo oggi sono solo tende 4 stagioni, mentre per le invernali arriverà un video dedicato dove vi mostrerò il mio ultimo acquisto a riguardo. Partiamo con queste 4 season, mettendo in primo piano le tende da 2 posti, con un marchio conosciuto credo da tutti, ovvero Ferrino. Ho scelto 2 delle tende della loro vasta gamma che ho ritenuto idonee per questo tipo di raccolta. Parliamo della Trivor e della Namica. La Trivor, in cui ho avuto il piacere di dormire una notte, è una tenda 4 stagioni, autoportante con paleria esterna e catino precollegato internamente. Il telesterno è in poliestere ripstop 70D alluminato con una colonna d'acqua di 3000. Il pavimento è in poliestere 70D con una colonna d'acqua di 8000. La paleria è in dura alluminio. La tenda presenta 2 absidi e 2 entrate laterali, 3 prese d'aria e non una zanzariera ma una camera interna. Da buona tenda 4 stagioni si può montare dall'esterno senza rischiare di bagnare la camera interna in caso di temporali o nevicate. Come una buona parte delle tende 4 stagioni, anche se dichiarate da 2, in realtà sono quasi da una persona e mezza. 2 persone ci vanno strettine, in solitaria si sta davvero comodi. Poliestere, come abbiamo detto, e non nylon, duro alluminio e non il classico 7001. Questo determina il peso di circa 3 kg che nell'era dell'ultralight può spaventare, ma che in realtà a conti fatti, se si parla di climi invernali, è più che giustificato. La Pillier, sempre della Ferrino, da 2 posti, tenda più alpinistica o da spedizione, pesa ancora di più. La Trivor presenta la classica forma a dome, a cupola, 2 entrate e 2 absidi rendono la vita al suo interno comoda. È una tenda robusta e con il tipico arancio ferrino che nelle 4 stagioni non guasta mai avere. Il prezzo dal sito ufficiale supera i 400 euro, ma si può trovare intorno anche ai 350 euro. Vi lascio il link in descrizione, in questo caso di Amazon. Restando sempre in casa Ferrino, un'altra tenda interessante 4 stagioni è la Namica, sempre da 2 posti, una tenda che a me ricorda un'altra tenda a me molto cara e che ho puntato da molto tempo, ovvero la Felen 2-3 posti della Husky, ma su questo marchio ci torneremo presto. Anche se i tessuti e la colonna d'acqua sono simili alla Trivor, la Namica presenta una forma più diciamo a tunnel, anche se non deve essere considerata tale, con un'entrata frontale e un'abside, a differenza dei 2 della Trivor. Ventilazione ma anche protezione dagli agenti atmosferici sono assicurati. Tuttavia le dimensioni complessive rispetto al modello precedente sono un po' ridotte, ma di conseguenza anche il peso. La Namica da 2 posti pesa 2 kg 7,50 che è un ottimo compromesso se si vuole essere attenti anche al peso stesso della tenda. Tra i vari accessori, asole in nastro sugli angoli del pavimento per ancorare la tenda, se montata su neve con picozzi, sci o altri corpi morti. Il prezzo in genere è leggermente inferiore alla Trivor e oscilla sui 350 euro. Dal sito ufficiale costa di più,
Vi lascio sempre in descrizione il link Amazon dove potete visionarla ad un prezzo inferiore rispetto al sito della Ferrino ed eventualmente acquistarla. Lasciamo la Ferrino e andiamo in casa Naturike, dove per le 4 stagioni ho pensato di portare 2 tende differenti dalle precedenti. Una di queste 2 la possiedo e chi mi segue da un po' ha imparato a conoscere, e parlo della Opalus. L'altra 4 stagioni, sempre della Naturike, è la Ibi, una tenda interessante di cui parleremo tra un attimo. La Opalus è una tipica tenda a tunnel disponibile sia per 2 o per 3 persone ed in diversi tessuti. Come per le 2 Ferrino abbiamo un poliestere MA 210T, ma anche il nylon 15D come nel mio caso per la 2 posti, 20D per la 3 posti. In questo caso parliamo di una tenda non autoportante e non ha una camera interna vera e propria. Tuttavia la porzione di tessuto che segue il catino garantisce una discreta protezione dal vento. Lo spazio e nelle 4 stagioni è un fattore importante da considerare perché avremo materiale a causa del freddo più ingombrante e il peso sono i 2 punti di forza di questa tenda che nel modello 15D in nylon vede solo 2 kg, 2,2 se si porta anche il footprint, il telo sottotenda fornito dalla casa stessa. Il modello in poliestere è un po' più pesante, ma questa tipologia di tessuto reagisce complessivamente meglio ad eventuali temporali o nevicate ed è anch'esso in colore arancione, mentre le versioni nylon in verde scuro. Tenda per le 3 stagioni straordinaria nel rapporto peso, prezzo e qualità da usare con accortezza nella 4ª. La Opalus si presta benissimo a diventare una hot tenting. Il prezzo varia a seconda del modello, vi lascio alcuni link di riferimento dove si riesce a risparmiare qualcosa. La 15D è difficile trovarla a meno di 200 euro, la 210T sempre da 2 persone si può acquistare intorno ai 150-170. Ibi per 2-3 persone, ma anche per 3 o 4, una tenda non a tunnel come la Opalus, ma dalla forma più ovale. Sistema di pali incrociati, lunghezza di 3,20 m, 2 zone distinte, quella notte e quella d'ingresso, altezza di 1,20 m che permette di stare seduti comodamente al suo interno. Anche qui abbiamo il nylon 20D nella 2-3 posti con un'impermeabilità superiore di 3000 e inferiore di 4000, valori buoni per la 4ª stagione. La particolarità di questa tenda è il doppio ingresso nel vestibolo che può risultare molto comodo nella gestione del vento mentre ad esempio si sta cucinando, ma vogliamo tenere almeno un lato aperto. Disponibile in 3 diverse colorazioni, il classico grey con catino rosso come nella Cloud Up o un verde simil lime o rosso, anche se quest'ultima colorazione risulta ormai difficile da trovare. È una tenda che in Italia non ha preso molto piede e invece nel rapporto peso-dimensioni-struttura io la ritengo molto interessante. Il design è abbastanza accattivante e offre 3 porte di areazione. Il prezzo per la versione più piccola si aggira intorno ai 200 euro, ma si può trovare anche a meno. Vi lascio un link dove potete visionarla e acquistarla su Amazon a soli 129 euro o su AliExpress dove nella stessa pagina, nello stesso link, sono disponibili anche le versioni più grandi o con colore verde. Dalla Naturike ora passiamo alla 3F UL Gear, brand famoso per la pole tent, ovvero la Larshan, ma che realizza anche delle tende autoportanti da 3-4 stagioni e che sono, secondo me, ben fatte. Partiamo con la Floating Cloud per 2 persone, ma anche 3. Anche qui parliamo di un tessuto esterno in nylon ripstop con un'impermeabilità di 5000 e un catino in nylon 40D con un valore di 6000. Struttura in alluminio 7001 con palo unico a doppia Y che la rende autoportante, ma con un asse centrale che dona alla tenda la tipica forma a cupola. 2 ingressi, 2 vestiboli, 2 prese d'aria. Il peso è ridotto, parliamo di 1,8 kg, 2 kg se si aggiunge il sottotelo fornito con la tenda e la possibilità di acquistare la versione 3 stagioni con la zanzariera o 4 stagioni con la camera interna. La possibilità di avere un'unica struttura ma con 2 zone notti differenti per quelli che non vogliono acquistare più tende la ritengo un'ottima soluzione.
disponibile in grey, khaki e orange, quest'ultimo colore che personalmente preferisco tra i tre, soprattutto per la quarta stagione. Dal sito ufficiale della 3F Well Gear si arriva ad una cifra non inferiore ai 200 euro, ma su AliExpress si può trovare a un prezzo decisamente migliore. Anche in questo caso link in descrizione. Rimanendo sempre in casa 3F Well Gear abbiamo la Taiji, credo che si dica così, la più 4 stagioni della casa. Uscita poco tempo fa anche la versione singola per una persona. La versione 2 posti presenta una struttura a 3 pali incrociati, soluzione buona per affrontare anche un possibile carico di neve. La tenda presenta 2 ingressi, quindi è sia comoda ma anche versatile. Anche qui nylon 15D ripstop con un valore di impermeabilità di 5000 ed un peso che supera di poco i 2 kg. Paleria esterna e non interna come per la floating e quindi installazione d'altero esterno per non rischiare di bagnare in caso di pioggia o neve la zona notte che è collegata all'interno. Anche qui abbiamo la possibilità di acquistare o la versione 3 stagioni con zanzariera o 4 stagioni con la camera interna. Disponibile in verde, khaki o grigio, io per la quarta stagione sceglierei il primo. Anche per questa tenda trovate il link in descrizione, dove si può acquistare ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello standard presente nel sito, che si aggira oltre i 200 euro. Tenda della 3F Well Gear davvero interessante. Chiudo con 2 tende che mi stanno incuriosendo molto, soprattutto la seconda. La prima è la Tasmanian dell'Alps Mountaineering, una 4 stagioni per 2 persone, unico ingresso, vestibolo abbastanza largo, sistema di pali a doppia Y con sezione centrale incrociata, nylon 75D, camera interna anche se non completa perché la porta d'ingresso è completamente in mesh. La tenda si fa notare per la sua forma bassa ed allungata, ideale in caso di forte vento. Disponibile in un colore rosso acceso, è una tenda che nel rapporto qualità-prezzo secondo me può dare delle soddisfazioni, anche se è una 4 stagioni ma che strizza molto l'occhio ad una tenda da alpinismo, viste le sue dimensioni leggermente ridotte. Chiudo con una tenda che non è detto che io a breve non acquisti. Ho preso da poco la nuova Cloud Up Pro e sto per acquistare la invernale da spedizione, sostituendo, ahimè, la mia vecchia e cara Opland della Nordisk, in quanto avendo anche la Opalus mi sembra francamente inutile avere 2 tende a tunnel anche se sono differenti tra loro, e quindi dovrò scegliere e devo dire che ci avevo già pensato prima se tenere la Cloud Up Pro che chi mi segue già sa ho testato e di cui ho realizzato un video, una tenda che mi sta piacendo molto, ma questa che vi sto per mostrare adesso mi piace altrettanto o forse di più. Parliamo della Crescent 2 della Asta Gear, una tenda autoportante con paleria incrociata. Guardandola da un lato presenta i tratti tipici di una dome tent a cupola, mentre all'estremità ha una forma più assottigliata che mi fa pensare molto ad una tenda ideale anche per le soste alpinistiche. Tenda semi-geodetica a doppio telo, paleria, come abbiamo già detto, incrociata, nylon 20D con 5000 di impermeabilità sul telo esterno e altrettanti sul fondo. Un ingresso, dimensioni ottime per una persona, un po' limitate per 2. Esiste anche la versione da un posto, ma solo in colore brown, mentre per la 2 posti esiste la possibilità di scegliere sia il colore nero, che sinceramente non scegliere mai, o questo giallo molto acceso. Tra le varie tende elencate 4 stagioni è forse la più alpinistica e non avrei dovuto inserirla in questo video, ma ci tenevo a parlarne. Anche qui è possibile acquistare o la zanzariera o la camera interna, o se volete entrambe. Spero che il video sia stato interessante, vi aspetto come sempre nei commenti per discuterne insieme. Arriverà presto il video sulle 4 stagioni con un livello di prezzo e molti diranno anche di qualità più elevato. Parleremo sempre di Ferrino ma anche di MSR e altro ancora. Io come sempre vi saluto, ci vediamo
nei prossimi video.